Ciao ragazzi, in questo video, su richiesta di alcuni che hanno guardato le mie recensioni di Assimil e mi hanno chiesto se utilizzo altri metodi per imparare le lingue, voglio parlare nello specifico di alcune risorse per imparare il greco. Nella mia esperienza il metodo di Assimil è assolutamente qualcosa che non deve mancare in tutte le case di autodidatti amanti della lingua greca, in quanto è il metodo che comunque permette di imparare il greco nel minor tempo e col minor sforzo e il maggior divertimento possibile. Per cui vi do la mia parola che il metodo migliore per imparare le basi del greco e poter arrivare a un livello intermedio è senz'altro il greco senza sforzo. In modo particolare questa nuova edizione. Magari qualcuno di voi ha quella vecchia, che senz'altro è comunque ottima, ma quella nuova ha logicamente delle migliorie ed è anche più accattivante a livello grafico. Comunque sia, magari qualcuno di voi vuole studiare il greco in maniera un po' più approfondita, più seria, comunque vuole fare più esercizio, insomma vuole dedicare più tempo a questa lingua. Pertanto altre risorse che vi posso consigliare, perché ho usato io stesso e mi ci sono trovato bene, sono Efcharisto Ellada 1 e Efcharisto Ellada 2, ovvero questo di Öpli e questo, sempre di Öpli. Questo che non ho mai capito se si dice Öpli alla tedesca o Öpli, forse più Öpli. Perdonate l'eventuale pronuncia errata, comunque ci siamo intesi. E per l'appunto entrambi sono uno la continuazione dell'altro, sono stati scritti da un'insegnante greca che vive in Italia e sono ottimi in quanto sono dei veri e propri corsi di lingua. Quindi partono da zero assoluto come il metodo Assimil, tuttavia hanno un'impostazione più classica, chiamiamola scolastica, per cui quelli che di voi sono più abituati a imparare le lingue come si fa a scuola con il classico libro di grammatica seguito dall'eserciziario, senz'altro si troveranno bene con Efcharisto Ellada. Tuttavia il mio consiglio è appunto di abbinare sia il metodo Assimil che Efcharisto Ellada, in quanto in questo modo si può ottenere la possibilità di imparare meglio con a disposizione più esercizi. Efcharisto Ellada è ottimo in quanto presenta tanti esercizi, presenta dei testi di civiltà, dei dialoghi, inoltre è molto comodo perché non c'è bisogno di acquistare CD in quanto gli audio sono disponibili online, sia per il primo volume che per il secondo. E quindi appunto con questi due volumi potete consolidare il vostro livello da A1 fino a B2. Come sono strutturate le unità? Allora, innanzitutto entrambi i volumi sono strutturati in 15 unità didattiche. Ogni unità si apre con un dialogo introduttivo, con una lunga lista di vocaboli tematici e dopodiché seguono le spiegazioni di grammatica per consolidare le regole apprese. E poi l'ultima parte dell'unità riguarda invece esercizi di scrittura, di espressione orale e poi presentano delle note culturali. Inoltre a fine volume ci sono tutte le soluzioni di modo tale che appunto potete lavorare tranquillamente da autodidatti sapendo che poi potete correggere e verificare i vostri apprendimenti. Per cui vi posso dire che questi due volumi sono assolutamente utili per potenziare, diciamo, il vostro studio della lingua greca moderna. Su Amazon non so come mai il secondo volume viene valutato con voti abbastanza negativi, ma sinceramente nella mia esperienza mi sono trovato molto bene, per cui non ne capisco onestamente il motivo di dare una valutazione così bassa. Molti dicono che il secondo volume non avrebbe senso e non sarebbe la continuazione del primo, o viceversa che non apporta novità rispetto al primo. In realtà non è vero.
secondo volume tratta dai livelli B1 B2, quindi assolutamente è un prosieguo che dà la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua, quindi entrambi i volumi sono essenziali. Poi certo dipende se voi volete un'infarinatura proprio di base, quindi vi accontentate del livello A2, o se invece volete andare sul livello intermedio. Detto questo, vi faccio vedere adesso un'unità del primo volume, giusto per farvi un'idea un pochino più approfondita, anche per il fatto che purtroppo online non sono disponibili delle preview. Vi mostro alcune pagine dell'unità 2. Ogni unità inizia con l'introduzione, in cui vi dice un po' quali saranno gli argomenti di comunicazione, di grammatica, lessico e di civiltà. Dopodiché si comincia con un dialogo che può essere, anzi deve essere ascoltato prima ancora che letto. Troviamo poi un elenco di vocaboli contenuti nel testo ascoltato. Poi alla pagina successiva troviamo sempre delle spiegazioni di grammatica, subito degli esercizi per poter consolidare e verificare quanto appreso. E alla fine dell'unità ci sono sempre delle note appunto culturali di civiltà. Quindi il corso diventa così un corso di lingua ma anche di cultura. Ho scelto un'unità iniziale per cui in realtà è molto breve, ma ad esempio prendiamo l'unità 10, troviamo un po' di esercizi in più, vocaboli più complessi, testi più lunghi, spiegazioni grammaticali più dettagliate e al di là della grammatica troviamo anche esercizi di produzione orale, per esempio questo, nonché anche esercizi scritti di produzione. Ecco, un'altra cosa interessante che non avevo ancora fatto vedere, il libro lavora molto anche con collegamenti multimediali a internet, e questa è un'ottima cosa. Per esempio qua c'è il link per andare a visionare il trailer di un film, e quindi direi che è un valore aggiuntivo perché permette di non limitarsi solamente ad utilizzare il libro, ma anche a navigare in rete e a consultare direttamente materiale originale in lingua greca. Poi appunto vi faccio vedere alla fine, troviamo le soluzioni degli esercizi e le tavole grammaticali con tabelle di declinazione dei sostantivi e coniugazione dei principali verbi. Bene, il video termina qui, spero che la mia recensione vi sia stata utile. Se avete delle domande lasciate un commento, non dimenticate di mettere like al mio video, iscrivervi al canale, soprattutto se siete degli amanti delle lingue, e a presto con nuove recensioni. Ciao!